In questo episodio del corso di italiano faremo un tour virtuale in una cartoleria. La cartoleria è un negozio particolare in cui si vendono degli oggetti che di solito vengono usati a scuola oppure negli uffici. Questi oggetti, cioè gli oggetti che vengono venduti in cartoleria, vengono definiti nel complesso articoli di cancelleria. Questo è il termine tecnico che indica questa categoria di oggetti, articoli di cancelleria. Mi raccomando, fai attenzione alla parola cancelleria che non va confusa con due parole che suonano abbastanza simili. La prima è cancelliera. Questa parola si riferisce a un ruolo politico in determinati stati. Al momento la cancelliera più famosa del mondo è probabilmente Angela Merkel. Quindi ecco, da un lato c'è la parola cancelliera e dall'altro c'è la parola cancelleria, che è la parola che ci interessa. Inoltre fai attenzione a non confondere la parola cancelleria con la parola pantelleria, che è il nome di un'isola. Detto ciò, in questo episodio volevo parlare di alcune parole per indicare alcuni articoli di cancelleria. A proposito, molte persone dicono anche articoli di cartoleria, quindi articoli di cancelleria e articoli di cartoleria sono sinonimi. Quando si parla di cancelleria, il primo oggetto che viene in mente è probabilmente questo. Che cos'è questa? È una penna. Che cos'ho in mano? In mano ho 3 penne. A questo punto vorrei fare una piccola nota sulla pronuncia di questa parola. Molte persone dicono penna con la E chiusa, ma se volete sembrare più fighi e parlare come si parla a Milano, potete dire penna con la E aperta. Quindi non è più una E, ma è una E, penna. A dire la verità, se devo essere onesto, a me sembra sempre strano quando sento qualcuno che dice penna con la E chiusa. Non so come spiegare, ma mi sembra strano, forse perché sono abituato a sentire penna, quando sento penna mi sembra strano. Mi viene in mente una scenetta di questo tipo. Desidera una penna, signore? Ecco la penna. Non so, mi viene in mente un dialogo di questo tipo. Ma comunque sia, potete dire come volete, potete dire penna oppure potete dire penna. Io dico penna, voi potete dire come cazzo volete. Anche questa è una penna piuttosto particolare, come vedete qui ha una stella, perché questa non è una semplice penna, questa è la bacchetta di Sailor Moon. Quindi la potete usare per scrivere, vedete qui ha la punta come tutte le penne, poi ha questa stella che vi permette di trasformarvi in Sailor Moon. Potere della luna! A proposito, la parola penna viene usata anche per questo oggetto, quindi è un tipo di pasta. Questa viene chiamata penna, una penna, e poi queste sono delle penne, quindi è un tipo di pasta. La parola è la stessa. Qui vedete, no? Penne rigate. Spero che riusciate a leggere, ecco, così vedete che non sto mentendo. Anche queste si chiamano penne. Queste penne di solito non vengono usate per scrivere e non fanno parte degli articoli di cancelleria. Quindi di solito non vengono vendute in cartoleria. Dico di solito perché comunque nella vita non si sa mai. Queste penne fanno parte della categoria che viene chiamata articoli alimentari oppure generi alimentari. Cos'altro possiamo comprare in cartoleria? Per esempio, in una cartoleria possiamo comprare una o più matite. Questa è la classica matita, una matita semplice. Questa è una matita leggermente diversa. Qui ha un gommino. Che cos'è un gommino? Un gommino è una piccola gomma. Questa è una gomma, queste sono due gomme. La gomma serve per cancellare.
Se voi volete cancellare il tratto di matita potete usare la gomma. Questa la potete chiamare gomma per cancellare oppure gomma per... Questa la potete chiamare gomma per cancellare oppure gomma da cancellare. Io personalmente preferisco la variante con la preposizione per e quindi dico sempre gomma per cancellare. La variante gomma da cancellare non mi piace molto perché di solito la preposizione da seguita da infinito ha un valore passivo, cioè non di solito, ma spesso ha questo valore. Comunque sia, potete dire gomma per cancellare oppure gomma da cancellare. Nella maggior parte dei casi non avete bisogno di specificare questa cosa perché comunque se dite semplicemente gomma si capisce a cosa vi state riferendo. In ogni caso, fai attenzione e non confondere la gomma da cancellare con la gomma da masticare. Comunque sia, queste due gomme ce le avrò da 30 anni, ormai sono diventate dure come la pietra e non cancellano niente. Se voglio cancellare faccio prima prendere un sasso. Come dicevo, questa è la matita col gommino, quindi con una piccola gomma. Questa matita è un po' particolare perché non soltanto qui ha un gommino, ma ha anche dei brillantini. Vedete, no? Queste cose che mandano dei riflessi, diciamo. Io li chiamo brillantini. Inoltre questa matita, come potete vedere, è nuova, quindi qui non ha la punta. Per fare la punta alle matite bisogna usare questo oggetto, questo piccolo oggettino che si chiama temperino oppure temperamatite. Quindi infiliamo la matita, giriamo e facciamo la punta alla matita. Poi chiaramente esistono vari tipi di temperini, per esempio questo ha anche un temperino, questo pure un temperino, questo è un temperino a forma di cappello. Poi qui con me ho un'altra matita molto particolare che ha sopra delle scritte. In particolare su questa matita ci sono le tabelline. Cosa sono le tabelline? Per esempio, qual è la tabellina del 2? La tabellina del 2 è 2 per 1 2, 2 per 2 4, 2 per 3 6, 2 per 4 8, 2 per 5 10, 2 per 6 12 e così via. Questa è la tabellina del 2. Qual è la tabellina del 3? La tabellina del 3 è 3 per 1 3, 3 per 2 6, 3 per 3 9, 3 per 4 12, 3 per 5 15 e così via. Queste cose vengono insegnate alla scuola elementare. Ai miei tempi sulle matite scrivevano le tabelline, non su tutte le matite, su alcune matite scrivevano le tabelline. Quindi adesso non so se riusciate a vedere, credo di no, comunque fidatevi, qua sopra ci sono le tabelline. Poi ci sono anche le matite colorate, per esempio qui con me ho una matita gialla, una matita arancione, una matita azzurra e una matita rosa. Poi ci sono anche le matite bianche che non ho mai capito a che cazzo servano e infatti come potete vedere qui ho un sacco di matite bianche. Secondo alcuni le matite colorate si possono chiamare anche pastelli. In realtà non è esattamente così e la questione è abbastanza controversa. Il fatto è che per la maggior parte delle persone la parola pastello singolare e pastelli plurale indica un altro oggetto. Quindi per molte persone la parola pastello indica un oggetto leggermente diverso da una matita. In particolare, quando si dice pastelli, molte persone pensano subito ai pastelli a cera. Quindi non pensano alle matite colorate, ma pensano ai pastelli a cera. Adesso qui con me non ho un pastello a cera per farvi vedere che cos'è un pastello, però magari vi metto un'immagine. E mi ricordo che con i miei compagni della scuola elementare spesso discutevamo proprio di questa cosa, cioè del fatto che le matite colorate sono una cosa e i pastelli sono un'altra. Comunque sia, se non vogliamo colorare con le matite colorate, cosa possiamo usare? Possiamo usare questo. Che cos'è? È un joypad. In particolare è un joypad del Sega Mega Drive. No, vabbè, a parte gli scherzi.
Se non vogliamo colorare o scrivere con le matite colorate, possiamo usare questo. Che cos'è? È un pennarello. In particolare questo non è un pennarello per colorare. Non posso mostrarvi pennarelli per colorare perché comunque li ho consumati tutti. Questo è un pennarello indelebile. Cosa significa indelebile? Che non può essere cancellato. Viene usato per esempio per scrivere sul cartone, quindi se voi avete uno scatolone di cartone potete scrivere con questo. Comunque anche questo è un pennarello, rientra nella categoria dei pennarelli. Vedete, se io lo apro, ho tolto il tappo, vedete la punta, no? Ha la punta decisamente più larga della punta di una penna. Tra l'altro non so voi, ma io amo l'odore dei pennarelli indelebili. Hanno un odore particolarmente forte, tipo di benzina. Potrei passare le giornate ad annusarli. Poi per organizzare i nostri fogli possiamo usare questo. Che cos'è? È un quaderno ad anelli. Può essere chiamato anche raccoglitore. È un raccoglitore oppure è un quaderno ad anelli. Si chiama quaderno ad anelli per ovvi motivi. Qui vedete che ci sono gli anelli. Questo è un anello, io lo posso aprire, ho aperto l'anello, chiudo l'anello. Questo è un quaderno ad anelli, questo è un altro quaderno ad anelli. Oppure, se preferite la parola raccoglitore, questo è un raccoglitore, questo è un altro raccoglitore. Non chiedetemi perché ho un quaderno delle Bratz e un quaderno dei coccolotti, perché è una lunga storia. Se non volete usare i raccoglitori, potete usare quella che alcuni chiamano cartellina e altri chiamano cartelletta. Per esempio, qui con me ho una cartelletta blu. Io la chiamerei cartelletta, qualcuno dice cartellina. Se volete parlare come si parla a Milano, potete pronunciare questa parola con la E aperta, quindi con una E non con una E. Quindi potete dire cartelletta. Questa parte qui si chiama elastico. Poi, da ultimo, in cartoleria possiamo comprare anche dei righelli. Cosa sono i righelli? Questi sono dei righelli. Come vedete qui ho tanti righelli. Questo è un righello. Ecco qui, come vedete, ne ho tanti perché mi servono per il mio esercito personale. Eventualmente poi farò un'altra video lezione sul vocabolario collegato alla cancelleria e qui in alto metterò una scheda